Oggi parleremo della storia della WWE. Questa sarà soltanto la parte primordiale, gli inizi della storia quasi centennale della compagnia numero 1 al mondo dello sport spettacolo. Se vi piacerà, questa sarà una serie che partirà dagli inizi del secolo scorso fino ai giorni nostri. Ora basta con le chiacchiere e andiamo al video. Roderick James McMahon, detto semplicemente Jess, capostipite dell'omonima famiglia, padre di Vincent J e nonno di Vincent K, colui che conosciamo come Mr. McMahon. Intorno al 1910 organizzava incontri di box, fra cui quello tra Jess Willard e Jack Johnson, svolto nel 1915, valido per il titolo del mondo dei pesi massimi. Ma intorno al 1920 un wrestler e promoter di nome Joseph Raymond Mont, noto a tutti come Toots, creò un nuovo stile di lotta chiamato Slam Bang Western Style Wrestling, che combinava la lotta tradizionale con altri elementi tratti da pugilato, lotta greco-romana, lotta libera e teatro, per rendere il prodotto più attraente per il pubblico. Ed è qui che nasce lo sport spettacolo come lo conosciamo noi. Quindi formò una propria federazione gestita dal cosiddetto Gold Dust Trio, formato da lui, da Ed The Strangler Lewis e da Billy Sandow, che misero sotto contratto molti importanti lottatori dell'epoca. Nonostante un grande successo dovuto alle rivoluzionarie innovazioni, screzi all'interno del trio portarono alla rapida morte della federazione. Toots Mond, essendo rimasto da solo, dovette cercare aiuto ad altri promoter per controllare il panorama del wrestling nella zona di New York, ed è qui che conobbe il nostro Jess McMahon e iniziò la loro alleanza, che sfociò nella creazione del 7 gennaio 1952, data in cui nacque la CWC, la Capitol Wrestling Corporation, che entrò a far parte già dal 1953 del circuito territoriale nazionale della NWA, la National Wrestling Alliance, e fu in questo periodo che l'italiano naturalizzato argentino Antonino Rocca divenne l'atleta di punta, il pilastro della federazione. Ma il 22 novembre del 1954 Jess McMahon venne a mancare e fu sostituito da suo figlio Vincent James McMahon, che seguì le orme del padre, e la nuova coppia McMahon-Mond in poco tempo riuscì a controllare il 70% delle decisioni della NWA, e grazie al loro bacino di utenza, che si espandeva in tutto il nord-est degli Stati Uniti, nel 1956 la CWC firmò un contratto con WTTG Channel 5 per trasmettere in diretta i suoi eventi. Nel decennio successivo la CWC continuò a crescere a dismisura e nel 1963 Buddy Rogers era il campione del mondo dei pesi massimi NWA, ed era Toots Mond a decidere chi doveva sfidarlo, ma soprattutto dove doveva avere luogo questa sfida. La commissione della NWA non era soddisfatta, visto che spesso Mond obbligava Rogers a combattere solo nel suo territorio del nord-est. McMahon e Mond stavano già pensando di staccarsi dalla NWA per prendere la propria strada, con Buddy Rogers che sarebbe dovuto diventare il perno della federazione, e gli chiesero di portare con sé la cintura NWA. Rogers però non era disposto a sacrificare il suo deposito di $25.000 sulla cintura, perché dovete sapere che in quegli anni i detentori della cintura NWA dovevano pagare un deposito di $25.000 per sfavorire un'eventuale mancanza nei loro impegni da campioni, e quindi il 24 gennaio del 1963 Rogers perse il titolo contro Lutez a Toronto. E voi state dicendo, a noi cosa ce ne frega di tutte queste cose? Perché proprio in questo momento Mond, McMahon e la CWC lasciarono la NWA, chiamando Rogers a prendere parte al loro nuovo progetto, la World Wide Wrestling Federation, WWF. A metà aprile del 1963 Rogers si vide assegnare il titolo mondiale dei pesi massimi WWF dopo un torneo fittizio svoltosi a Rio de Janeiro, in cui avrebbe sconfitto alla fine Antonino Rocca. Infatti la leggenda dice che questo torneo non sia mai stato svolto, e infatti non c'è neanche un documento a testimoniarlo. Il 17 maggio seguente Rogers perse il titolo in un incontro contro Bruno Sammartino. Toots Mond lasciò poi la federazione nella fine degli anni 60 e la WWF rientrò nella NWA nel 1971 come una federazione regionale per
Pertanto il titolo del mondo WWF perse il suo stato di titolo nazionale e divenne un titolo regionale. Nel marzo del 1979 la WWF cambiò nuovamente nome, diventando la World Wrestling Federation WWF. Il cambiamento era puramente estetico e nulla cambiò né nella dirigenza e né tra i dipendenti. Questo ovviamente fino agli anni 80, dove poi subentrò il figlio di Vincent J., cioè Vincent Kennedy McMahon, conosciuto come Mr. McMahon, ma questa storia la racconteremo un altro giorno. Beh, da questo video avrete capito più o meno, per chi non lo sapeva, come è nata la WWE. Ovviamente non sarà stato proprio un video documentario preciso e magari a molti neanche piacerà. Oggi vi ho parlato anche di chi è ricordato per essere stato il primo storico campione WWE, cioè Buddy Rogers, che ancora oggi, anche se in modo controverso, tornando ovviamente al discorso del torneo mai disputato, viene ricordato come il vero e proprio primo campione della storia. Io vi ricordo come sempre di lasciare un like e un commento, di seguirmi su Instagram e TikTok, link ovviamente in descrizione, e di iscrivervi qui su YouTube. Ma soprattutto fatemi sapere se volete la seconda parte, in cui stavolta parleremo della WWF e dell'inizio dell'epoca d'oro con a capo il nostro Mr. McMahon. Ciao ragazzi!